Nel tutorial precedente abbiamo visto le maschere di ritaglio. In questo tutorial invece vedremo le maschere di livello e di regolazione che permettono di nascondere o rivelare livelli o parti di livelli. In Affinity Designer abbiamo due tipi di maschere di livello: le maschere vettoriali e le maschere pixel. Iniziamo quindi subito con le maschere vettoriali. Traccio un rettangolo con gli angoli arrotondati su questo livello immagine. Potrei farlo anche su dei vettori, ma lo vedremo dopo. Quindi trascino il livello forma appena creato sull'icona del livello immagine nel pannello livelli. Ottengo così la maschera. Il quadrato in questo caso maschera la foto sottostante. Vedete, nel pannello livelli ho il livello forma che si è trasformato in livello maschera. Posso spostare e ridimensionare entrambi i livelli, oppure posizionandomi sul livello maschera modificare la forma. In questo caso ho utilizzato un rettangolo, quindi posso sfruttare tutte le proprietà delle forme, spostare solo il livello maschera per riposizionarlo, oppure utilizzando sblocca livelli sottostanti modificare l'immagine. Alla forma che ho utilizzato per mascherare, ad esempio, posso aggiungere dei tratti pennello che verranno inclusi nella maschera e andranno quindi a scoprire i pixel del livello sottostante, cioè quello della foto. Tutte le modifiche fatte con le maschere non sono operazioni distruttive. Infatti, vedete, posso sganciare in qualunque momento la maschera e tornare alla forma originaria, trascinando il livello in alto oppure utilizzando il tasto destro rilascia maschera. In questo caso ho applicato una maschera vettoriale ad un livello raster, quello della foto, ma potrei applicarla ad esempio a dei vettori. Cambio tavola da disegno. Qui ho posizionato una serie di vettori suddivisi in livelli diversi e poi li ho raggruppati. È possibile mascherarli tutti insieme. Per farlo utilizzo sempre un rettangolo arrotondato, attivo lo strumento e ne traccio uno. E poi rilascio anche in questo caso il livello sull'icona del raggruppamento. E vedete che ottengo una maschera che va a nascondere le porzioni di livello che eccedono la forma. Posso gestirli come fossero un unico elemento, come abbiamo visto prima. Posso modificare e scalare solo la maschera, oppure anche in questo caso utilizzare il blocco dei livelli sottostanti e modificare così il raggruppamento. Cambio ancora tavola da disegno, già posizionato un'immagine, attivo lo strumento testo artistico e scrivo ad esempio maschera. Nel tutorial dei livelli, il link lo trovate sempre in descrizione, vi ho già fatto vedere una maschera di ritaglio applicata al testo. Adesso invece vedremo una maschera di livello sempre applicata al testo. Trascino il livello del testo sull'icona dell'immagine. Ottengo così una maschera di livello. In questo caso, rispetto ad una maschera di ritaglio, il risultato non cambia soltanto la modalità in cui vengono create. A differenza di altri programmi in Affinity, non è necessario convertire il testo in curve prima di creare una maschera e fra l'altro resta sempre editabile. Vedete che posso cambiare la scritta, potrei cambiare anche font, dimensioni e modificare così il testo mascherato. Anche in questo caso posso spostare solo il testo oppure lo sfondo e poi rifinire il testo con gli effetti di livello che già conosciamo. Bene, passiamo alle maschere pixel. Ho posizionato anche in questo caso un'immagine sulla tavola da disegno. Sotto inserisco un rettangolo, do un bel riempimento giallo evidente in modo che mi aiuti a spiegarvi bene il concetto. Quindi nel pannello livelli adesso ho il livello della foto e il livello del rettangolo. Attivo un livello maschera
clicco sull'icona in basso nel pannello livelli e attivo un livello maschera vuoto. Affinity lo va a inserire sul livello selezionato, cioè il livello immagine. Vedete che aggiunge un'icona tutta bianca. Adesso mi sposto in Persona Pixel, seleziono il nero e poi imposto durezza e flusso. E passando il pennello sulla tavola da disegno mi dà già un'anteprima di quello che otterrò. Clicco con il pennello nero, questo è nero, che va a mascherare il livello superiore, quello dell'immagine, ed è come se lo avesse forato. Dove ho applicato la pennellata nera, adesso vedo il livello sottostante, cioè lo sfondo giallo. Campiono una tonalità di grigio con il selettore colore e passo ancora il pennello sull'immagine. Vedete che crea una zona di semi-trasparenza. Poi pesco una tonalità di grigio più chiaro, più vicino al bianco, e ottengo una zona con trasparenza più tenue. Se invece uso il bianco puro, va a rivelare i pixel del livello superiore, cioè dell'immagine. Vedete come va a ripristinare le zone che avevo nascosto prima con il nero e il grigio. Vediamo cosa è successo nel pannello livelli. Diamo un'occhiata al livello maschera. Ingrandisco l'anteprima cliccando e premendo contemporaneamente Alt da tastiera. Nel livello maschera sono bene evidenti le zone mascherate con il nero, i due grigi e il bianco. Le maschere pixel funzionano come strumenti di cancellazione non distruttivi, che permettono di nascondere o rivelare parti di un livello senza eliminarle definitivamente. Il bianco rivela, il nero nasconde, mentre i grigi creano una mascheratura parziale. Il livello maschera, come tutti gli altri, può essere spostato. Ad esempio, lo dispongo in alto. Andrà a mascherare tutti i livelli sottostanti. In questo caso maschera anche lo sfondo giallo. Disattivo il livello immagine così lo vedete meglio. Rivela in pratica il bianco della tavola da disegno. Aggiungo un altro livello, duplico ad esempio questo e do un riempimento rosso. Vedete che lo maschera. Oppure, per rendervi ancora meglio l'idea, dal menu File, Impostazione Documento, tolgo il riempimento alla mia tavola e quindi in questo modo riusciamo a vedere la trasparenza. Bene, vediamo come creare maschere con le selezioni. Elimino la maschera, supponiamo che io voglia isolare la margherita. Seleziono quindi il livello, sono sempre in Persona Pixel, attivo lo strumento pennello selezione, dimensione 32 pixel, attivo linea a bordi che aiuta a far aderire la selezione ai contorni degli oggetti. Poi attivo anche l'opzione bordi morbidi per evitare un effetto sgranato e frastagliato e faccio una selezione grossolana. Clicco quindi su Rifinisci selezione. Si apre una finestra con altre opzioni per perfezionare la selezione che al momento tralascio perché voglio tornare al concetto delle maschere. In modalità sovrapponi vediamo nitidi i pixel della selezione, mentre quelli mascherati sono ricoperti dal rosso, lo vediamo in trasparenza. Alone nero invece ci mostra la selezione in chiaro e il resto in nero. Alone bianco invece al contrario. E poi bianco e nero, dove il bianco rappresenta le zone visibili e il nero le zone nascoste, mascherate. I cursori sotto permettono di smussare, sfumare, apportare altre modifiche, ma ci torneremo con un tutorial dedicato. Al momento annullo, mantengo attiva la mia selezione e vi faccio vedere come invertirla. Dal menu selezione inverti selezione pixel oppure utilizzando CTRL più maiuscolo più I. Posso in questo modo creare un negativo della selezione che avevo caricato prima. Infatti riapro Rifinisci selezione, vedete che i colori si sono invertiti.
Fate attenzione ad invertire le selezioni se avete più tavole da disegno, perché Affinity le includerà tutte. Ho fatto una ricerca e ritengo sia un'anomalia, probabilmente si tratta di un bug, ma è un problema da tenere presente nel momento in cui si va ad invertire una selezione in presenza di più tavole da disegno. Bene, a questo punto attivo la maschera dal pannello livelli e ho isolato la margherita. Posso tornare a modificare la maschera, clicco sul livello e premo Alt. Attivo così la visualizzazione della maschera che posso ancora correggere con il pennello utilizzando il bianco per rivelare, per scoprire e il nero per nascondere. Adesso vediamo un'altra modalità per creare maschere. Elimino tutto, questi non servono più e torno all'immagine originale. Scelgo un pennello fra gli spray e schizzi, prendo questo, imposto le dimensioni e attivo un livello pixel. Lo porto all'interno della tavola da disegno sopra il livello immagine. In questo caso posso utilizzare qualunque colore. Utilizzerò il rosso in modo che riusciate a vederlo meglio. Inizio a dare pennellate. Vedete che sono all'interno del livello pixel creato prima. Lo prendo e lo trascino sull'icona del livello immagine e anche in questo caso, partendo dalle pennellate, Affinity crea una maschera di livello. Posso continuare a dipingere per rivelare i pixel del livello immagine. Per correggere e coprire invece premo il tasto E da tastiera. Cambio pennello, ne scelgo uno più uniforme. Vedete che continua a rivelare i pixel. Per aumentare le dimensioni del pennello, invece Alt GR più le parentesi quadre e contestualmente tasto sinistro premuto e muovo il mouse per modificare le dimensioni del pennello. Anche così ottengo una maschera. Vediamo velocemente come usare le maschere con i livelli di regolazione. Elimino ancora tutto, seleziono il livello immagine. Cliccando sull'icona in basso nel pannello livelli aggiungo un livello di regolazione. Vedete, ne troviamo diverse che approfondiremo in altri tutorial. Al momento seleziono bianco e nero, modifico i canali perché lo voglio ben contrastato e Affinity in pratica ha creato un nuovo livello a parte, appunto un livello di regolazione. Attivo il pennello, in questo caso non è importante il colore, e inizio a dipingere. Vedete che Affinity applica automaticamente una maschera al livello di regolazione. Se poi voglio correggere e rivelare il livello su quale è applicata la maschera, invece uso il bianco. In qualunque momento annullo la maschera e torno all'immagine originale. Le maschere abbinate ai livelli di regolazione rappresentano una delle tecniche più potenti, offrono un controllo preciso e non distruttivo, permettono di applicare modifiche mirate senza compromettere la qualità dell'immagine originale. Questa combinazione è essenziale per ottenere risultati professionali, ma sono tecniche che approfondiremo nei prossimi tutorial. Se questo video ti è stato utile lascia un like, se hai dubbi lascia pure un commento. Ci sentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!